Prime Video ha annunciato l'arrivo dei suoi nuovi film originali spagnoli. È colpa tua? E è colpa nostra? Tratti rispettivamente dal secondo e dal terzo libro della trilogia Culpables di Mercedes Ron, Culpa mia, Culpa tua, Culpa nuestra, che è stata portata sul piccolo schermo con l'originale film È colpa mia? Uscito in piattaforma lo scorso giugno, arrivando ad essere, oggi, il film Prime Video original non in lingua inglese che ha avuto più successo nella storia della piattaforma streaming di Amazon. Stando alle informazioni riportate dalla piattaforma, infatti, il primo film della trilogia è stato nella classifica dei 10 titoli più visti su Prime Video in più di 190 paesi, tra cui Stati Uniti, Argentina, Australia, Regno Unito, Francia e India. Nel primo film della trilogia facciamo la conoscenza di Noah e Nick, i personaggi protagonisti del racconto, interpretati rispettivamente da Nicole Wallace, Scam Spagna, Parot, e Gabriel Guevara. La 17enne Noah deve andarsene dalla sua città, per trasferirsi nella casa del marito nuovo di sua madre, dovendo lasciare così il suo fidanzato e i suoi amici. Una volta arrivata, fa la conoscenza del fratellastro Nick, scoprendo di avere caratteri contrastanti. Ma, come detto dice, gli opposti si attraggono, quindi non sorprende che tra i due nasce dell'attrazione reciproca che li porta a vivere una relazione proibita. A mettere i bastoni fra le ruote ci sono però il turbolento presente di lui e il passato burrascoso di lei, così Noah e Nick si trovano a dover affrontare una serie di situazioni che mettono alla prova le loro vite, e la loro storia proibita. Gli ultimi due libri della trilogia Culpables prende il via circa 10 mesi dopo il finale del sequel, quando Nick e Noah si lasciano dopo che lei lo ha tradito. Entrambi sono diretti a New York, dove si terrà il matrimonio tra Jenna e Lion. I due sanno che in quell'occasione si rivedranno per la prima volta. Nel mentre, però, in città Noah fa la conoscenza di Luca, il fratello di Lion. I due cominciano a fare amicizia e a trascorrere del tempo insieme. Nick li vede e nasce in lui un certo fastidio, nonostante non voglia avere niente a che dare con Noah. Per i giorni che precedono il matrimonio e durante la cerimonia delle nozze, entrambi fanno il possibile per farsi ingelosire a vicenda. Ad un certo punto i due hanno un confronto e all'improvviso Nick bacia la ragazza. Il giovane, però, non si sente pronto per tornare con lei. Dopo il matrimonio, Noah torna a Los Angeles per il college. In concomitanza con la festa del ringraziamento, la ragazza decide di tornare a casa dalla madre e Will. Anche Nick alla fine torna dal padre con Maddie, ma nessuno sa dell'altro, finché non si ritrovano entrambi a casa. Dal momento che la bimba non sa della rottura, Nick chiede a Noah di fingere per quei pochi giorni di stare ancora insieme. Alla fine i due passano una notte insieme. La ragazza, però, teme che Nick se ne sarebbe pentito e così senza dire niente riparte per Los Angeles, dove nel frattempo comincia a lavorare per uno studio che poi scopre essere una delle tante attività dell'ex. Un giorno Nick arriva là per controllare i propri interessi e scopre così di Noah, la quale nel frattempo ha iniziato a frequentarsi col collega Simon. Ancora una volta Nick ha comportamenti contraddittori con la ragazza, la quale ad un certo punto gli chiede di prendere una decisione definitiva. Il giovane così la lascia andare. Un giorno Noah finisce in ospedale e scopre di essere incinta. Allo stesso tempo, però, ha un'emorragia interna che rischia di compromettere la gravidanza. Deve quindi stare a riposo. Mentre Jenna sa tutta la verità, Lion inizia a sospettare qualcosa e così aggiorna Nick, il quale si presenta a Los Angeles. Dopo qualche titubanza, Noah gli confessa di essere incinta, e che è lui il padre. Nick prende bene la notizia e i due decidono di riprovarci ma di fare le cose con calma, così il giovane torna a New York. Quando si rivedono all'aeroporto, Nick viene ferito da un colpo di pistola, sparato da un ex collega che era stato licenziato. In ospedale accorrono anche Will e la madre di Noah, e in quell'occasione la ragazza li informa della gravidanza. Nick piano piano si riprende e poi decide di trasferirsi definitivamente a Los Angeles insieme all'amata. Arriva il momento del parto e nasce Andrew.
Comincia così la loro vita da genitori e futuri sposi, che una notte viene scossa da due figure del loro passato, Michelle Breyer, l'ex di Nick rimasta incinta di lui, che poi aveva perso il bimbo. L'obiettivo della ragazza è quello di portarsi via il neonato, mentre Michael ne approfitta per prendersela con Noah. Quest'ultima fortunatamente riesce a chiamare la polizia e tutto si risolve per il meglio. E vissero tutti felici e contenti nel finale della trilogia di È colpa mia. Dopo 2 anni Noah si laurea, e si sistemano tanti dettagli nella vita di entrambi e dei loro amici. Dopo la festa, si sposa con Noah e insieme partono per il viaggio di nozze. Ben 8 anni dopo li ritroviamo più felici che mai con una seconda bimba. È il compleanno di Nick e Noah ha una sorpresa per lui, la Ferrari che le gli doveva dopo averla persa durante la gara inclusa nel primo libro e nel film. Ecco come finisce la trilogia di È colpa mia. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Via. Buona visione. Ho tante cose da dirti. Non voglio sentirle. Stammi ad ascoltare, va bene? Perché ora? Perché? Perché mi manchi. Non mi hai rivolto la parola per tutta la sera. Poi sei uscito per dirmi che eri troppo indaffarato per parlare con me. Non è così che ci si comporta. Non sapevo cos'altro fare. Non hai risposto alle mie chiamate. Lo so, e mi dispiace. Volevo richiamarti, ma non avevo il coraggio. E poi mi sono ubriacato e ho rotto il telefono. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro e in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.